Amici e amiche di Solfatara News, oggi vi chiediamo di fermarvi un attimo, respirare profondamente e ascoltare con attenzione, perché quello che stiamo per mostrarvi non è un semplice aggiornamento. È un quadro sempre più inquietante della situazione reale della caldera dei Campi Flegrei. Le immagini che stiamo per farvi vedere sono freschissime, ottenute grazie al sostegno di chi ogni giorno sostiene il nostro GoFundMe. Senza di voi, i droni non potrebbero alzarsi in volo e i nostri sensori non potrebbero continuare a registrare ciò che la Terra sta gridando sotto i nostri piedi. Dopo 2 giorni di piogge incessanti, una pioggia che ha battuto sul suolo vulcanico come un martello su una lastra di vetro già incrinata, oggi il meteo ci ha finalmente permesso di volare. E quello che abbiamo trovato ai Pisciarelli non è affatto rassicurante. Il cratere è completamente colmo di acqua meteorica mescolata a fango termale, un vero impasto ribollente in cui la natura sta compiendo un lavoro di pressione sotterranea che non possiamo ignorare. Le esalazioni di vapore ci sono, ma sono meno intense rispetto ai giorni precedenti. Questo non è un segno di tranquillità, è il sintomo opposto. Significa che enormi quantità di acqua piovana hanno raggiunto le camere idrotermali, aumentando la pressione interna fino a creare una sorta di tappo instabile. Guardate con attenzione i movimenti dell'acqua. I fumi idrotermali la spingono verso la superficie con una forza che ricorda una pentola in pressione lasciata troppo a lungo sul fuoco. La temperatura nella bocca principale dei Pisciarelli oggi è di 106,9 gradi centigradi, un valore che inserito nel nostro grafico mostra una curva chiaramente in salita. E quando le temperature salgono insieme alla pressione, la caldera diventa un sistema sempre più stressato e sempre meno prevedibile. Qui entra in gioco un fenomeno di cui si parla troppo poco, il cap rock, quella sorta di tappo naturale che separa le camere in pressione dal mondo esterno. Quando sotto si accumula troppa energia, il cap rock diventa fragile, può deformarsi, creparsi o cedere. E infatti, proprio ieri pomeriggio, una doppia scossa di magnitudo 3,0 è stata registrata in mare davanti a Bagnoli. Come vi abbiamo sempre spiegato, quando la Solfatara e i Pisciarelli non riescono più a sfogare abbastanza energia, la pressione si sposta ai margini della caldera, puntando verso zone deboli come quella costa che osserviamo da mesi. Ed è proprio lì che ci siamo diretti subito dopo, la famosa spiaggetta di Bagnoli, una zona che da anni mostra emissioni di gas direttamente dalla sabbia. Con la termica del drone abbiamo osservato un dettaglio impressionante. L'area interessata dalla scossa è oggi molto più calda rispetto alle altre zone circostanti. Un hotspot vero e proprio, uno dei punti nevralgici della caldera, lo stesso punto in cui il 13 marzo 2025 si verificò la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Magnitudo 4,6, un evento che molti di voi ricordano ancora per la violenza delle vibrazioni e per la paura diffusa a tutta Napoli. Dopo aver documentato la situazione sulla costa, abbiamo fatto rotta sul cratere della Solfatara. Qui la scena è stata drammatica. La bocca principale è in evidente sovrappressione. Le colonne di gas salgono alte e persistenti, molto più dense del normale, e presentano un colore più scuro, quasi grigiastro, segno di un cambiamento nella composizione del vapore che la superficie sta liberando. La temperatura rilevata a Bocca Grande oggi è di 181,6 gradi centigradi, anche in questo caso in aumento rispetto alle ultime settimane. La nostra curva termica parla chiaro. L'energia accumulata nel sottosuolo sta crescendo senza tregua. Spostandoci verso le pozze di fango, ciò che abbiamo osservato è stato ancora più sorprendente. Dopo le piogge torrenziali, ci aspettavamo pozze stracolme d'acqua. Invece, pur essendo piene, non lo sono quanto dovrebbero. Questo ci indica una cosa sola. Il suolo è così caldo che l'acqua sta evaporando rapidamente. Esattamente ciò che accade quando la temperatura del terreno aumenta per un lungo periodo, facendo sparire in poche ore l'acqua che dovrebbe ristagnare. E mentre qui la pressione continua a crescere, la notte scorsa ha tremato l'intera Campania. 3 terremoti registrati uno dopo l'altro, uno ai Campi Flegrei, uno sotto il Vesuvio e uno in Irpinia. Le scosse non sono state forti, è vero,
Ma ciò che preoccupa gli esperti è la loro simultaneità. L'osservatorio ha spiegato che si tratta di un chiaro segnale di tensione regionale. Quando più distretti sismici si muovono nello stesso arco di ore, significa che la crosta sta redistribuendo energia su scala molto ampia. E questo non succede in periodi tranquilli. Succede quando i sistemi vulcanici sono in uno stato dinamico e irrequieto. Non inizia qui. Negli ultimi anni la sequenza sismica dei Campi Flegrei ha mostrato picchi improvvisi. Basti ricordare la scossa di magnitudo 4,4 di qualche tempo fa, con epicentro tra Pozzuoli e Bagnoli, che causò danni e costrinse centinaia di persone a scendere in strada in piena notte. E subito dopo, un altro evento vicino ai 4 gradi colpì nuovamente la costa, confermando che la zona è tutt'altro che stabile. Questi episodi non sono anomalie isolate. Sono tasselli di un mosaico che punta tutto verso un'unica direzione, quella dell'aumento della pressione interna. Quello che emerge dal volo di oggi è un quadro inequivocabile. La caldera è in un momento di forte instabilità. Il sistema idrotermale è in pressione. Le zone di sfogo si stanno restringendo e la crosta sta reagendo con scosse sempre più frequenti e distribuite. Non possiamo far finta di nulla. Questo territorio sta vivendo un periodo critico e imprevedibile. Il nostro compito è mostrarvelo senza filtri, perché informarsi non è un optional. È un dovere per chi vive, lavora e cresce in quest'area. Continuate a seguirci su Instagram, TikTok e nel nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo aggiornamenti, segnalazioni e confronti importanti. Restate con noi. Quello che sta accadendo non va sottovalutato e più siamo consapevoli, più possiamo affrontare ciò che verrà.